Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Lily, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi pensavo all'arte. Ti piace l'arte? Sì, mi piace molto l'arte. Mi piace dipingere e disegnare. E a te? Anche a me piace l'arte. Adoro visitare le gallerie d'arte e vedere dipinti diversi. Mi piace anche l'arte digitale. Interessante. Non ho visto molta arte digitale. Cos'è l'arte digitale? L'arte digitale è quella creata usando computer e software. Gli artisti usano strumenti come un tablet e una penna digitale per disegnare o dipingere su uno schermo. Sembra interessante. Ho visto alcune immagini colorate su internet. Sono arte digitale. Sì, molte di quelle immagini sono arte digitale, possono essere molto vivaci e creative. Penso che l'arte digitale sia moderna e divertente. Concordo. Mi piace l'idea di usare la tecnologia per creare arte. Ma amo anche la pittura tradizionale con pennelli e tela. Anche a me. Mi piace dipingere con acquerelli e acrilici. I colori sono così belli e la consistenza della vernice è piacevole. Sì, la pittura tradizionale ha una sensazione speciale. Quando dipingo con acrilici, mi piace come la vernice si asciuga rapidamente e puoi sovrapporre i colori facilmente. E con gli acquerelli i colori si mescolano in modo morbido. È molto rilassante dipingere con gli acquerelli. Visito spesso gallerie d'arte per vedere dipinti ad olio. I dettagli nei dipinti ad olio sono incredibili. Sembrano ricchi e profondi. Ho visto alcuni dipinti ad olio molto realistici. Le ombre e la luce fanno prendere vita al dipinto. Mi piace imparare diversi stili artistici. L'impressionismo è uno dei miei preferiti. Le pennellate sono libere e i colori sono vivaci. L'impressionismo è bellissimo. Mostra come la luce cambia in una scena. Mi piace anche l'arte astratta, è diversa e creativa. Sì, l'arte astratta utilizza forme e colori in modo unico. A volte è difficile da capire, ma è ciò che la rende interessante. Penso che ogni stile artistico abbia il suo fascino. L'arte è un modo per esprimere sentimenti e idee. Concordo. Quando dipingo, mi sento felice e rilassato. L'arte mi aiuta a mostrare le mie emozioni senza parole. Anche io la penso così. A volte, quando sono triste, dipingo una scena scura, e quando sono felice, uso colori vivaci. L'arte è come un linguaggio che tutti possono comprendere. Anche se parliamo lingue diverse, possiamo apprezzare lo stesso dipinto. Esattamente. Adoro che l'arte unisca le persone. Vado spesso a fiere d'arte locali per vedere artisti diversi e le loro opere. Anche io sono stato a qualche fiera d'arte. È divertente vedere gli artisti dipingere dal vivo. A volte cerco di dipingere come loro. Mi piace partecipare a laboratori di pittura nei fine settimana. Imparo nuove tecniche e incontro altri amanti dell'arte. Sembra fantastico. Vorrei partecipare a un laboratorio un giorno. Voglio imparare di più sulle tecniche con gli acquerelli. I laboratori di acquerello sono molto popolari, puoi imparare a mescolare i colori e usare pennelli diversi. È molto creativo. Dipingi anche a casa. Sì, ho un piccolo studio nella mia stanza. Ho un tavolo, alcune tele e i miei pennelli. Dipingo ogni volta che ho tempo libero. Anche io ho un piccolo angolo artistico a casa.
Lì tengo il mio quaderno da schizzo, matite e colori. Adoro schizzare al mattino. Schizzare è una buona pratica, ti aiuta a pianificare il tuo dipinto e a migliorare le tue abilità di disegno. Spesso schizzo forme semplici e poi le coloro. Mi fa sentire calmo. A volte uso un tablet digitale per schizzare. È diverso dalla carta, ma è divertente provare nuovi strumenti. Ho visto i tuoi schizzi digitali. Sono molto creativi. Vorrei imparare di più sull'arte digitale anch'io. Se vuoi, posso mostrarti alcune tecniche di base per l'arte digitale. Possiamo usare software come Photoshop o Procreate. Sarebbe meraviglioso. Sono curioso di sapere come usare i livelli e i pennelli diversi nell'arte digitale. L'arte digitale ti permette di annullare facilmente gli errori e provare molti colori senza sprecare vernice. Questo è un grande vantaggio. A volte faccio errori nella pittura tradizionale ed è difficile sistemarli. Sì, ma ogni errore fa parte dell'apprendimento. Credo che sia l'arte digitale che quella tradizionale siano importanti. Concordo. Ogni stile ha la sua bellezza e le sue sfide. Mi piace mescolare entrambi. A volte schizzo su carta e poi coloro digitalmente. È un'idea molto creativa. Mescolare stili può rendere la tua arte unica. Mi piace anche scoprire artisti famosi. Hai un artista preferito? Sì, ammiro Claude Monet. Era un pittore impressionista. Il suo uso della luce e del colore è straordinario. A me piace Vincent van Gogh. I suoi dipinti sono molto emotivi e pieni di vita. Il lavoro di Van Gogh è molto potente. I vortici di colore nei suoi dipinti sono indimenticabili. Visito spesso il museo per vedere i loro dipinti. Mi ispira a dipingere di più. I musei sono ottimi luoghi per imparare la storia dell'arte e i diversi stili. Leggo anche libri sull'arte e guardo video di artisti al lavoro. Imparare sull'arte mi fa apprezzarla di più. Voglio provare nuove tecniche e migliorare le mie abilità. Anche io. Penso che partecipare a laboratori e visitare gallerie ci aiuti a crescere come artisti. Pensi che l'arte sia importante nella nostra vita quotidiana? Sì, credo che l'arte renda la nostra vita più bella. Può essere sotto forma di un dipinto, di una scultura o anche di una stanza ben progettata. Concordo. L'arte aggiunge colore e creatività al nostro mondo. Ci fa sentire e riflettere. A volte uso l'arte per rilassarmi. Quando sono stressata, dipingo per qualche minuto e mi sento meglio. Lo faccio anch'io. Dipingere è come una meditazione per me. Mi aiuta a liberare la mente. Mi piacciono anche la musica e la lettura, ma l'arte è il mio modo preferito di esprimermi. L'arte è un hobby meraviglioso. È divertente, creativo e molto personale. Sì, ed è anche un modo per condividere i nostri sentimenti con gli altri. Mostro spesso i miei dipinti ai miei amici e alla mia famiglia. Adoro condividere i miei schizzi sui social media. È bello ricevere feedback positivi da altri amanti dell'arte. I social media possono aiutarci a connetterci con artisti di tutto il mondo. Ho imparato nuove tecniche guardando brevi video online. Ho visto molti tutorial di arte su YouTube. Sono molto utili per i principianti. A volte partecipo a sfide artistiche online. Mi ispirano a provare nuovi stili e idee. Sembra molto interessante. Vorrei partecipare a una sfida online anch'io. Se vuoi, posso inviarti un link al mio sito preferito per le sfide artistiche.
Sì, per favore. Voglio imparare e migliorare le mie abilità. L'arte è un viaggio, ogni dipinto, ogni schizzo è un passo avanti. Credo che la pratica sia la chiave per diventare un artista migliore. Cerco di dipingere un po' ogni giorno. Anche io, anche piccoli schizzi o studi di colore fanno una grande differenza nel tempo. Mi sento molto felice quando finisco un dipinto, è come raccontare una storia con i colori. L'arte è un modo per comunicare senza parole. Mostra i nostri sogni, i nostri sentimenti e le nostre idee. Sono molto contento di poter parlare di arte in questo modo. Mi fa riflettere su perché amo dipingere così tanto. Sì, parlare dei nostri interessi ci aiuta a comprenderli meglio. Mi sento sempre ispirata dopo le nostre conversazioni. Concordo. Imparo cose nuove e vedo l'arte da angolazioni diverse quando condividiamo i nostri pensieri. Forse un giorno potremmo avere una nostra esposizione d'arte. Possiamo mostrare i nostri dipinti e invitare i nostri amici. È un'idea meravigliosa. Un'esposizione sarebbe un ottimo modo per condividere la nostra arte con gli altri. Possiamo scegliere una piccola galleria o un centro comunitario. Potrebbe essere un evento divertente per gli amanti dell'arte. Sì, e possiamo anche dimostrare le nostre tecniche di pittura. Sarebbe interessante per i visitatori. Sono molto entusiasta di quest'idea. Pianifichiamola un giorno. Non vedo l'ora. Fino ad allora continuerò a praticare la mia pittura e il mio disegno. Anch'io. Proverò nuove tecniche sia nell'arte tradizionale che in quella digitale. Grazie, Lili, per questa bella conversazione sull'arte. Mi sento molto ispirato. Grazie a te, Tom. Ho molto apprezzato il nostro dialogo. L'arte è una parte bella della nostra vita e sono felice di condividerla con te. Spero che potremo parlare ancora di arte in futuro. Magari la prossima settimana potremo visitare insieme una galleria d'arte. È un'ottima idea. Mi piacerebbe andare a una galleria d'arte con te. Possiamo vedere nuovi dipinti, incontrare artisti e magari anche acquistare un piccolo pezzo d'arte. Sì, non vedo l'ora della nostra visita in galleria. Sarà una giornata divertente. Grazie ancora, Tom. Ti auguro una giornata meravigliosa. Grazie, Lili. Buona giornata e buon lavoro con la pittura. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.